Chi ama l'India lo sa, non si sa esattamente perché la si ama, è sporca, è povera, è infetta, a volte è ladra e bugiarda, spesso maleodorante, corrotta, impietosa e indifferente, eppure una volta incontrata non se ne può più farne a meno. Questa descrizione dell'India l'ha fatta Tiziano Terzani ormai qualche anno fa, ma è ancora così attuale e sensata da sembrarmi perfetta per introdurre questo nuovo episodio indiano. Giornate di schiaffi e carezze, di meraviglie e orrori, dove la bruttezza viene ribaltata improvvisamente dalla bellezza e dall'amore. Giornate che ci lasciano senza fiato e senza voce. Ciao ragazzi, bentornati in India. Oh mamma, non devo guardare giù. C'è proprio lo sbalzo, si vede tutto. Situazione un po' strettina. Buongiorno ragazzi, è successo ancora. Praticamente dopo una notte di febbre mi sono svegliato e già sto molto meglio. Sono sopravvissuto la notte, tutto bene. Succede spesso in viaggio, no? Cioè quel giorno proprio che no, assolutamente no, proprio così. E invece poi basta una notte e si torna un po' alla vita. Più sì, dai. Allora, adesso sono già le 11, noi abbiamo lasciato gli zainoni perché oggi facciamo il check out dall'hotel e ci spostiamo stasera, abbiamo un treno notturno, quindi abbiamo L'ennesimo. ancora una giornata qui a Hyderabad e poi ci spostiamo. Il signore è qui perfetto, mi hanno detto di fargli una foto, guardate. Beautiful, thank you very much. You is old is old. You like a Bollywood actor? Hollywood hai. Like an actor, actor, yes. Wow, wow. Aso ji. Stavamo passeggiando ragazzi, abbiamo trovato queste belle tortine di cacca di mucca che vengono usate per scaldarsi, ce ne sono varie anche là sul muro, tutte pronte ad asciugare. Ah, le appiccicano così, fanno con le mani, sono proprio le ditate e quindi fanno la pappetta e poi splaff al sole, quindi poi si scaldano. Come abbiamo detto, la cacca è un prodotto fondamentale in India, viene utilizzato per le più disparate necessità, soprattutto per riscaldare, per cucinare quindi e per anche costruire. per costruire, vengono utilizzate proprio per fare anche le capanne. In questo caso credo che siano però più combustibile che altro. Questo proprio non ce l'aspettavamo perché questa è una cosa più tipica di un villaggio, invece l'abbiamo trovata proprio in centro, in una delle città più grandi di tutta l'India. Allora, questa sarà una giornata tranquilla perché poi stanotte abbiamo il treno, quindi adesso andiamo a fare una colazione tarda in un posto che abbiamo visto ieri passando, abbiamo detto dobbiamo andare lì! Sì, assolutamente, è proprio qua in fondo. E fanno un pane. Adesso ci arriviamo. Eccolo ragazzi, il nostro posto, la panetteria. Stanno proprio sfornando in questo momento questi naan che si chiamano Munshi Naan. Spettacolo. Wow, very good. Sono bellissimi. Ecco il forno all'interno del quale cucinano questi naan. Vengono appoggiati su quel cuscino, belli preparati con un po' di olio o ghee, e adesso si va a inserire. Praticamente vengono appiccicati sui muri del forno. I ragazzi qui che lavorano sono seduti su questa struttura che è fatta tutta in marmo e in pratica il forno è sotto, quindi il calore è là sotto, si vede tutta la brace da questo lato e si cuoce velocissimamente, è una sorta di tandoori però costruito in questa struttura, quindi non all'esterno ma tutto sotterraneo diciamo, e via alla fine li lanciano così qui ad raffreddare un pochino. Il profumo ragazzi è incredibile, quindi ovviamente ce ne siamo comprati due da assaggiare, costano 20 rupie che sono 20 centesimi alla pagnotta, è una forma completamente diversa. Abbiamo anche la storia di questo naan su questo bellissimo foglietto che ci ha dato il signore. Il tutto ovviamente avviene all'incrocio, ecco qua, per cui si sentono i clacson in sottofondo mentre preparano appunto i naan. Ci spostiamo un po' per assaggiarli perché loro sono in Ramadan e quindi non possono mangiare fino a stasera, quindi noi ci spostiamo un attimo lontano da occhi indiscreti per assaggiarlo. Non vi dico il profumo in questo momento. Guardate che bellezza, è un focaccino in pratica. No, un focaccino. Che
Che morbidezza, è ancora bello caldo. Allora, questo Munshinan, che è questo negozio, è stato fondato nel 1851 e Munshi significa contabile, perché era il contabile del Nizam, cioè del regnante di questa zona. E oltre al contabile aprì anche un negozio di naan che faceva questo particolare tipo di naan e ebbe un sacco di successo, infatti ancora oggi è attivo lo stesso negozio. Spettacolare, ragazzi, ricordo tantissimo la focaccia ligure. Vero. La focaccia ligure, ragazzi, Ah, c'è ma quel è buono. salaticcio, è molto molto saporita, quindi si può mangiare anche senza niente. C'è proprio quel salaticcio della focaccia. Ma questo è proprio pane, cioè non è il naan come lo conosciamo in India, ma è un naan completamente diverso, proprio una focaccia a tutti gli effetti. Bisogna importarla questa, ragazzi, bisogna importarla. Un po' difficile però questo tandoori, così con uno che la appiccica, un lavoraccio tra l'altro, ragazzi, perché vedete che si devono immergere in pratica con la mano nel forno, quindi temperature folli, poi in mezzo al caos dell'India, insomma non è un lavoro semplice, però il risultato devo dire che è eccezionale. Ma te ne immagini una bella mozzarella, pomodoro, olio, olive. E dopo aver finito di mangiare si può anche leggere il giornale all'interno del quale le focaccine sono state messe. Stavolta addirittura il giornale è in inglese e non solo, c'è il famoso Paolo Fox indiano che si chiama Finolex. Cioè, ci assomiglia un po'. Possiamo leggere l'oroscopo. E non solo, ci sono anche le vignette. Anche qui, ragazzi, stanno preparando tutta la cena del Ramadan per stasera e quindi all'interno di questi enormi tandori cucinano la carne. In questo caso è carne di montone. La cucina si trova sempre dietro questi separé perché appunto la gente sta digiunando in questi giorni, quindi diciamo per rispetto verso le persone cucinano qui dietro nascosti. Poi, ragazzi, ci dispiace andare via perché veramente basta fare qualche stradina secondaria in qualche quartiere e compaiono delle cose assurde, come questa porta bellissima dietro di me, ma anche tantissime residenze e strutture con un'architettura pazzesca, ragazzi. Verso la stazione che in realtà è nel nord di Hyderabad, o meglio in un'altra cittadina che si chiama Secunderabad, ma prima ci facciamo una camminata in superstrada come vedete, ma soprattutto andiamo a vedere un quartiere che è proprio qui dietro. Dobbiamo arrivare proprio lì in fondo, è proprio corta la camminata. Il dottor Hussein cura problemi sessuali prima e dopo il matrimonio, mi piace la specifica. Meno male che c'è il dottor Hussein. Intanto noi siamo venuti in questo che è un mercato che purtroppo a quest'ora è chiuso, cioè lo stanno chiudendo, stanno facendo tutte le pulizie. Però guardate, ragazzi, ha proprio quella forma di un mercato tipico iraniano e ci sono tutti i passaggi sotto, diciamo, i colonnati e tutti i negozietti aperti. Cioè aperti, quando sono aperti, adesso però sono chiusi. Siamo camminati in questo tempio dedicato a Krishna e questo è proprio il momento della puja. C'è anche il canto in questo momento, canto super gioioso, le persone battono le mani e da questo lato ci sono queste grosse porte aperte che mostrano le statue che sono all'interno. Le persone si sdraiano in devozione. E queste sono le statue all'interno, sono molto colorate. Bellissimo, ragazzi. Non eravamo mai stati in un tempio di Krishna, infatti tutti all'esterno ci dicevano Hare Krishna, Hare Krishna.
È incredibile come anche quei tempi morti, no? Quando ne dovevamo occupare qualche ora da qui al treno, ragazzi, si sono riempite queste ore in modo straordinario di cose assurde. Questo appunto è il tempio super sfarzoso, ci sono tutte queste immagini che richiamano praticamente la storia di Krishna, scusate, di Krishna, ogni tanto mi confondo anch'io. Guardate com'è sfarzoso. Dopo aver girato tutti i mercati qui a Hyderabad in questi giorni, abbiamo trovato questo quartiere dove invece ci sono questi mega negozi di lusso che vendono tutti questi vestiti eleganti. E ci sono anche vestiti di lusso per i bambini, guarda qua che principini, come sono vestiti bene. Abbiamo preso l'autobus adesso e ci vorrà circa una mezz'oretta, 40 minuti per arrivare alla stazione. Siamo arrivati in stazione, ragazzi, qua ci sono tutte le persone che aspettano e anche quelle che scendono dal treno con i bagagli in testa. Ammazza che bagagli che ci sono qua. Noi abbiamo il treno tra un'oretta. Eccolo, il treno è arrivato in perfetto orario. Siamo saliti sul treno, abbiamo trovato il posto, il treno si è completamente svuotato, sono scesi tutti a Hyderabad. Non ho saputo resistere. Eccolo, infatti, Paolo è sparito, se n'era andato, ho detto dove è andato secondo voi? A seguire il chai. Sono tutto scuro, È un po' nero qua dietro. Comunque, lo so cosa sta dicendo Angela, è la condizione del treno un po' sporchina oggi. Un po' bello lercio perché sono scesi tutti, quindi siamo proprio al cambio di stazione. Noi siamo fortunati perché abbiamo i posti in alto, o meglio il posto qua sopra e il posto lì davanti a metà, e il posto davanti si crea praticamente con lo schienale, questo, che a una certa ora non so che ora, si tira su e quindi si fanno i 3 letti. Diciamo che ci va bene perché quello in alto è sicuramente pulito, quello a metà più o meno, il peggiore è quello qua sotto. Ci siamo, comincia la terza notte su un treno indiano, io sono qua sopra, very good, Angela qua sotto. Buonanotte. Buonanotte. Anche questa notte è passata, ragazzi, è passata, siamo quasi arrivati. Vediamo che si vede da fuori, niente, si vede un altro treno. Ecco qua. Ore 8 in punto, siamo arrivati ad Aurangabad. Qua ci sono un po' le signorine, no, thank you. I taxi, ma noi non prendiamo il taxi, andiamo a dormire qui vicino. No, thank you. No. Near bag is No, dropping. I just stay here. No. 50 rupees. No, Only thank 50 you. rupees. Near bag dropping. No, thank you. Vai. After taxi. No. No, thank you. Stamattina sono svegliati tutti oppressivi. No, No, thank you. thank you, No, thank you. Un'altra cosa, ragazzi, che è successa appena siamo scesi dal treno, si sono avvicinate delle bambine che chiedevano dei soldi. Mi raccomando, quando succede, e può succedere anche molto spesso in India, mai dare soldi ai bambini, è la prima regola. Prima di tutto perché non li aiutiamo, e secondo perché quello che facciamo dandogli i soldi è condannarli a fare quello, perché se tu dai soldi i genitori li mandano a chiedere l'elemosina anziché mandarli a scuola. Quindi il modo per aiutare questi paesi è farlo tramite le associazioni fidate che operano direttamente sul campo. Sì, perché le associazioni, diciamo, investono quello che ricevono come donazioni, lo investono nelle famiglie per mandare i bambini a scuola. Quindi è questa poi la differenza. Comunque non ci è capitato molto spesso, è capitato giusto oggi e poche altre volte in questo caso, in questo viaggio. Thank you. Allora ragazzi, abbiamo cambiato stato, siamo nel Maharashtra, non so se si dice esattamente così, ma è praticamente lo stato di Mumbai, e qui ci sono delle grotte molto importanti, molto famose, e quindi ragazzi la pressione dei tassisti appena siamo scesi è stata potentissima. Ci seguono addirittura al tè, quindi eravamo qua a prendere il tè, c'era un Arrivati, tassista. dove volete andare, cosa volete fare, vi porto alle grotte, c'ho il taxi, c'ho la macchina, c'ho il taxi. Allora, questa diciamo è la prima volta che ci interfacciamo con questa cosa, la pressione tipica indiana.
quella più tipica diciamo del Rajasthan, ecco. E non ce l'aspettavamo però anche nello stato di Mumbai. Questo stato, ragazzi, è quello, se vi ricordate, uno dei primi video, quello in cui eravamo a Kanyakumari, che incontriamo quel signore con tutto quel coso bianco in testa, che ci dice solo Maharashtra. Ah? Maharashtra. Maharashtra. Pune. Pune Nice. Siamo arrivati nel suo stato adesso. Allora, noi abbiamo preso il tè adesso, che è bello comunque nella tazzina. Di è ceramica, fantastico. sì, anche questa cosa strana. E abbiamo tortine e biscottoni. Tortine e biscottone, addirittura il biscottone Non so con come il facciamo a mangiare pistacchio, perché non si può appoggiare niente. È un po' scomoda la cosa. Equilibrio stamattina. Comunque questo è il posto e qua vedete lasciano tutte quante le tazzine lì da lavare. Nonostante i tassisti ci abbiano detto che non c'erano assolutamente posti a meno di 20 euro a notte, abbiamo trovato il posto per dormire. Praticamente dei tassisti non bisogna mai fidarsi. L'abbiamo trovato, anche perché l'abbiamo trovato su Booking a 800 a notte, che sono 9 euro circa, Sì, un po' meno di meno. 9 euro. E questo è il posto, molto super tranquillo. C'è anche tutta questa parte centrale, non vola una mosca. E anche la stanza non è male per niente. In questa corte ci sono tutte le stanze da questo lato e poi qua dentro. C'è la parte lussuosa, secondo me, è nel bagno, no? Lì c'è il tocco di classe. Allora, la stanza è carina, tutto pulito lì. Da questo lato però c'è the best cesso Eva. Questa è doppia funzione, l'abbiamo già vista in India, ci si può mettere diciamo con i piedi, quindi stile turca, alta, oppure abbassare questo coso che non toccherei con lui. No, adesso ecco. no, ecco. Prima eccolo, aspettiamo un attimo e si abbassa e ci si può anche sedere, quindi double phase. Turca Lo adoro! Siamo venuti a pranzo e questo, ragazzi, è il menù. Direi che non c'è l'opzione inglese. Ci siamo fatti aiutare dalle ragazze del tavolo accanto. Meno male. E ci hanno detto di prendere questo, che è il thali che prendiamo di solito, quindi con i ciapati, con il riso, tutto quanto. Allora ragazzi, oddio, cosa c'ho in testa? Sembra un malgioglio. Ecco, questo era uno dei tanti vestiti. Guardate. Ma no, non è vero. Allora ragazzi, il primo impatto non è buono. Allora, siamo venuti nella città. Allora, innanzitutto, vabbè, a parte il fatto che sono tutti molto pressanti e la cosa si conferma ulteriormente, un po' sporca la città, le persone non ci... c'è qualcosa che non ci gira. Va bene, dai, adesso vediamo poi come va, soprattutto dopo mangiato, magari ecco, mangiamo e poi Ci risalgono vediamo. tutte le energie, visto che è l'1:30, e poi torniamo magari a ragionarci su. Interessante la cosa del malgioglio, magari me li faccio tutti completamente bianchi qua, faccio proprio lo spuntino Ma qua fai bianco. fucsia, Ah? fucsia, blu, verde, Vediamo. colore. Eccolo qui il thali. Allora abbiamo il dal, quindi le lenticchie, questi che sono dei ceci e questa verdura che non ho idea di che cosa sia, un po' più liquidina, riso, insalatina con lo yogurt, i dolcetti, cioè i gulab jamun, e abbiamo poi i ciapati, il papad e tutto qua, insomma, il piccantino e la cipolla cruda. Angela, ma come fai a parlare? Ho famissima, infatti, buon appetito. È infernale. È infernale, mi Stai proprio piangendo. mi scende proprio i caccoloni dal naso, per quanto è piccante. Io non riesco più a parlare, mi è andata a fuoco la bocca, tipo. Mi sono Mamma gonfiato? mia. Sei bello rosso, sì. Dopo il pranzo ci vuole un caffettino, anzi no, siccome siamo in India, un bel chai. Ci siamo fermati a questo barettino perché siamo anche un po' in debito, ragazzi, di energie. La notte è stata un'incognita, come sempre quando prendi un treno notturno. Andava tutto bene, era tutto molto silenzioso, peccato che il treno ballava tantissimo, cioè a un certo punto credo mi sia venuto il mal di mare per quanto Era si tipo muoveva. un ballo laterale così. Una roba fortissima, fortissima. Poi ogni tanto smetteva, sembrava che volasse e poi ricominciava. Comunque io mi sono svenuta, credo. Mi sono sognata che stavo mangiando delle cose buonissime, ma a un certo punto mi facevano male i fianchi. Ma che cibo mangiavi? Ma tipo, mi ricordo solo un tiramisù, ma quelli cremosissimi. Hai capito, Madonna, mi viene la cuore in bocca a ripensarci. Però poi mi sono svegliata perché mi facevano male i fianchi, sia nel sogno che poi nella realtà ho cambiato posizione
Quindi non sai, sono quelle cose che non sai se stai veramente dormendo o se sei andato un attimo in trance. Esatto. Io credo invece di non aver dormito neanche un minuto. Ma se rossavi? Ancora con queste storie. Io sono stanotte però ho avuto la prova perché il ragazzo sotto di te era sistemato con la testa in corrispondenza della tua, io lo vedevo perché stavo di fronte. Tu hai iniziato a russare, lui si è girato mettendo la testa dall'altro lato. Questo. Quindi ho detto, vedi. No, era comunque un russo da trans. Non so come dire. Io non credo di aver mai dormito. Perché sono sempre stato lì nella dormiveglia e vabbè, magari un pochino ho riposato in effetti, perché comunque sono ancora in piedi, quindi direi vabbè. di sì. Però sì, non credo di aver dormito. Allora, comunque volevo dire che qui a Aurangabad non siamo venuti solo per bere chai e per mangiare, ma adesso andiamo anche all'attrazione, una delle tante attrazioni che ci sono in questa città. Allora ragazzi, no, scusa, no, è vero, no. Perché sennò qua ci siamo scordati anche noi. Siamo 10 qua ore di viaggio per ciaino. per vedere la meraviglina del mondo. La meraviglina. Cioè, è una delle 7 meraviglie. Meraviglina. Una riduzione di una delle 7 meraviglie del mondo. Questa è una delle porte di accesso alla città di Aurangabad. Pensate che quando l'hanno fondata ce n'erano addirittura 52. Infatti questa città era chiamata la città delle porte. Adesso ne rimangono soltanto alcune che segnano appunto l'accesso nella zona centrale della città. Di fronte alla meraviglia, però ragazzi, in questa città stiamo notando invece una situazione molto più grave dal punto di vista della spazzatura che c'è in città. Infatti basta guardare qua sotto per vedere chili e chili di spazzatura che poi vanno a finire all'interno del fiume. Qui il problema dell'immondizia, ragazzi, è risultato subito evidente appena siamo usciti dalla stazione, ce ne siamo accorti. Per fortuna non è così in tutti gli stati di questo paese e piano, lentamente si sta sviluppando anche una coscienza in questo senso. Ovviamente ci vorranno anni e anni prima che questa cosa raggiunga tutto il paese. Stiamo pur sempre parlando del paese più popoloso del mondo, 1,4 miliardi di abitanti, che non solo produce una quantità infinita di immondizia, ma in più la importa anche, perché ricordiamoci che dal 1999 fino al 2024 l'Unione Europea vendeva parte della sua immondizia proprio all'India per smaltirla. Ora, come venisse smaltita non si sa. Per fortuna dal 2024 c'è una legge che entrerà poi in vigore nel 2026, quindi parliamo tra 2 anni, che vieterà l'esportazione dell'immondizia ai paesi del terzo mondo. Speriamo che questa cosa aiuti a fare un passo avanti anche a paesi come l'India, appunto. Abbiamo parlato di immondizia, tassisti molesti, eccetera eccetera, ragazzi, ma questo paese è sempre così. Da un lato ti fa incavolare, ma dall'altro ti dà le meraviglie. E infatti siamo davanti a una meraviglia, alla mini meraviglia. Adesso giro, facciamo un 5, dai, 5, 4, 3, 2, 1, ecco voi il mini Taj Mahal. Spettacolare, ragazzi, non me lo aspettavo assolutamente. Assomiglia molto a quello di Agra e ha la stessa funzione, cioè è un mausoleo, quindi non è che sia proprio una copia tipo Mini Italia, no? E ci sono, che ne so, le riproduzioni finte di monumenti veri. Questo è un vero e proprio monumento, però in versione piccolina, che si è ispirato molto all'una delle 7 meraviglie del mondo, e cioè il Taj Mahal di Agra. Sarà anche più piccolino, ragazzi, ma fa tutto il suo effetto. Pensate che è stato commissionato nel 1660, mentre il Taj Mahal è stato costruito nel 1630, quindi pochi anni dopo, e è dedicato alla moglie di Aurangzeb, che è colui che ha fondato proprio la città di Aurangabad, la moglie che proveniva dall'Iran. Era la sua moglie preferita, la prima delle mogli, da cui ebbe 5 figli, e per lei fece costruire questo, che come il Taj Mahal è un simbolo dell'amore, quindi l'amore verso la moglie. All'interno infatti è custodita sia la tomba della moglie che del regnante di quell'epoca. Spettacolo, cosa positiva, c'è pochissima gente, quindi non si fa la fila, non si fa la calca, non ce ne sono 1 milione di persone la mattina alle 6 di mattina che aspettano non c'è la nebbia, che salga la nebbia per fare la foto, e quindi siamo anche in una posizione magari con un clima leggermente migliore, poco, però siamo comunque vicini a Mumbai, ecco, magari
magari il Taj Mahal è vicino a Delhi, qua invece siamo vicini a Mumbai, quindi comunque è abbastanza comodo più o meno, anche se qua magari si fa un po' più fatica a venire. Raggiungerlo. Sì, il prezzo del biglietto è anche molto basso perché costa very good. 250 rupie per gli stranieri, quindi 2,50 €. Ma che spettacolo! Siamo arrivati in alto, Che siamo arrivati roba! proprio sotto. Ecco, l'unica cosa è che ha un po' meno decorazioni l'esterno, il marmo esterno rispetto al Taj Mahal, però comunque ci sono tanti dettagli che si possono vedere soprattutto nella parte esterna. Il mausoleo è costruito all'interno di un gigantesco giardino con una fila di fontane che conducono proprio fino all'ingresso, o meglio conducono fino a questa piattaforma rettangolare sopra la quale poi è stato costruito. L'accesso era da tutti e 4 i lati di questa piattaforma, ma in realtà poi è stato fatto costruire una moschea proprio là in fondo, quindi chiude un accesso, e la moschea è stata fatta costruire dopo dal Nizam, cioè dal regnante di Hyderabad, quindi dove eravamo fino a ieri. Altra cosa, questo mausoleo doveva competere in bellezza con il Taj Mahal, ma non è andata proprio così, adesso è un po' in uno stato di decadenza, anche perché ragazzi sono finiti i soldi. Sostanzialmente Aurangzeb aveva messo a disposizione 700.000 rupie, che sono oggi l'equivalente di circa 8.000 euro, una cifra enorme per il 1600, ma che comunque non bastarono per costruire, per ultimare in modo dettagliato questo mausoleo, perché pensate che il marmo con cui è stato costruito è stato fatto arrivare da Jaipur, quindi nel nord dell'India, e l'hanno trasportato con dei buoi, quindi soltanto questo pensate quanto possa essere costato. L'ingresso avviene solo da uno dei 4 lati e qua possiamo vedere da vicino quanto è lavorato il marmo della parete d'accesso. Ci sono tutti questi motivi floreali e la porta sembra quasi un pannello di pizzo. Andiamo all'interno adesso. Anche qua dentro tutto in marmo bianco, una struttura ottagonale là sopra, tutta una serie di livelli con delle nicchie, e qui sotto il balcone c'è proprio la tomba della principessa, e vedete lanciano tutte delle offerte, quindi ci sono tutte le banconote e le monete. Senza nulla togliere al Taj Mahal, questo mini Taj Mahal comunque ha una bellissima cornice qui attorno, e cioè queste montagne e questi spazi belli ampi e verdi. Dovevo registrare un audio per fare l'introduzione, e questa è la voce, ragazzi. Sapete, facciamo le introduzioni nei video, no? Angela di solito le scrive e io metto la voce, ma la voce non c'è, non c'è. Ma è così profonda, puoi fare una voce profonda. Come faccio? Ciao ragazzi, bentornati in India. Cioè, suona male, no? Poi si suona strano, devo dire. Secondo me bisogna Buongiorno, di dormire ragazzi. adesso, perché la notte comunque Ci è pensiamo stata trenante. Col treno e tutto quanto, Quindi no? bisogna di dormire. Comunque ecco, qua in mezzo passa tutta la biancheria, proprio in mezzo alla stanza, ecco, come al solito insomma, però stavolta abbiamo proprio messa Sono sotto 2 metri di filo. 2 metri di filo sotto il aiutami. Ventilatore. Quindi Ok. non è solo un problema che ti manca la voce, il problema che ti manca tutto il problema. Che confusione. Però vedi che canto? Ma infatti, stavo dicendo, ma scusa, la voce ce l'hai? È come quel cantante, quello con Bonolis, l'amico di Bonolis, Luca Laurentis. è quello che c'ha senza S. Laurentis. C'ha la voce così quando parla, poi canta. Bravissimo. Come me, vedi, c'ho la voce così, poi quando che confusione. No. No. Già lasciamo perdere. Va bene, ragazzi. Vabbè, la stanchezza si va avanti, e credo che oggi anche ci abbia anche un po' condizionato anche su quello che abbiamo visto. Ma non so. Non so, perché Non so. ormai siamo abituati più o meno a giudicare l'India per com'è, per come la vediamo, e oggi è stata più tosta del solito. C'è da dire che in India si ripete un po' una questione che si vede anche in altri paesi, no? Cambi stato e cambiano le cose, cioè Sì. cambiano effettivamente, ti rendi subito conto, ci sono amministrazioni diverse, economie diverse, ci sono investimenti diversi, Sì. cambia tanto, quindi nel sud probabilmente abbiamo vissuto gli ultimi mesi in una bolla. Sì. Cioè abbiamo vissuto soprattutto a partire dal Kerala, no? Kerala, paese, uno stato completamente diverso, dove c'è un'altra proprio politica, economia. Sì. E poi il Tamil Nadu, per certi versi un pochino più giù da un lato, un po' più su dall'altro. Insomma,
Invece qua mi sembra che stiamo scendendo un po' troppo sui vari fattori. Esatto, soprattutto in questa città. Adesso vedremo un po' poi nei prossimi giorni. Comunque ci sono dei motivi validi per cui siamo qui, che non sono legati tanto a Aurangabad. Oggi ne abbiamo visto uno, che è quello del mini Taj Mahal, ma in realtà ce ne sono altri molto più importanti che vedremo nei prossimi giorni. C'è una cosa che volevo dire, che noi siamo abituati a pensare all'India come a un unico paese, no, ma in realtà dobbiamo pensarlo come un vero e proprio continente che ha tanti stati, tante differenze, tante lingue, e quindi ci sono gli stati un po' più poveri, quelli un po' più ricchi, quelli un po' più avanzati, quelli meno, quelli più incasinati, sì, quelli più tranquilli. Un'altra cosa allora a sto punto, visto che mi vengono in mente le cose mentre parliamo, il fatto che tanti visitano l'India e magari chiaramente la prima volta vanno nel posto più famoso, il Rajasthan, ma il Rajasthan è il più incasinato, è il più povero sotto certi punti di vista, è il più conservatore, più integralista per certe cose. Tanti problemi, tante persone, poca ricchezza distribuita a poche persone, sì, e le altre invece che vivono condizioni veramente difficili. Quindi chi va in Rajasthan la prima volta non è che sta andando sì nel posto più turistico e quindi anche il messo meglio, va invece a vedere. È un viaggio molto forte, quello più turistico in India, sì, e quindi si prendono tanti di quegli schiaffi la prima volta subito, e purtroppo tante persone quando vanno lì per la prima volta, non è stato il nostro caso ma è il caso di tante persone, dicono questa è l'India, che schifo, però, non ci torno più, che schifo, esatto, mai più nella mia vita. Infatti noi consigliamo sempre a chi viene per la prima volta in India di fare il sud, perché il sud dell'India c'è un'atmosfera completamente diversa, l'avrete visto anche voi nei video, sì, soprattutto le persone interagiscono con te, e lo so che è brutto da dire, ma nel nord interagiscono con te con un secondo fine, per interesse, venderti qualcosa. Nel sud invece sono tutte, la maggior parte, 99%, capita ogni tanto, genuine, ma proprio, cioè con la voglia di conoscerti, di capire da dove vieni, cosa fai, ti invitano a condividere, anche ci hanno invitato a casa, no? Il ragazzo della stazione ci ha invitato addirittura a casa sua a bere il chai, cioè c'è una visione diversa, no? Mentre il nord, essendo così turistico, molto spesso i rapporti sono più collegati a quello, non sempre, anche lì non si può mai generalizzare, qua però la tendenza è un po' po' più quella. Succede la stessa cosa, ti vedono turista, subito si fiondano come se tu fossi l'ATM più ricco del mondo, l'ATM della Bank of America, cioè te vedono proprio... Anche perché qua ci sono delle attrazioni molto importanti e quindi ci ricolleghiamo, quindi alla prossima ragazzi. Vediamo. Aspetta, si è spenta il no, no, ci siamo, okay. Pensavo che si fosse spenta, va bene ragazzi, si è stancata, era stancata pure lei, non ce la fa più. Alla prossima iscrivetevi al canale, ragazzi, mi stavo anche dimenticando. Siamo fulminati stasera, va bene, alla prossima. Abbraccio di gruppo, ciao.